Come vedete oggi non sono nella mia normale postazione YouTube, ma siamo in esterna per andare a testare questo fantastico tablet rugged. Il suo nome è Otto R9 Plus ed è stato appena lanciato. In questo video andremo a analizzare sia le sue caratteristiche tecniche e dopo andremo a fare anche un po' di test, tra cui il test dell'impermeabilità, andandolo a immergerlo nel fiume che vedete alle mie spalle, e proveremo anche a scattare qualche foto con la telecamera subacquea. E per quanto riguarda il contenuto del box, oltre al cinturino, nella parte posteriore potete anche installare questa utilissima maniglia munita delle due staffe, il cacciavite e tutto il kit di montaggio, che può essere veramente utile per utilizzare il tablet in maniera verticale, ma anche in orizzontale se dovete fare ad esempio delle videochiamate. Il caricabatterie è dotato di slot di tipo C e compatibile con la ricarica rapida a 15 watt, il classico cavo di alimentazione doppio tipo C e anche un utilissimo e inaspettato cavo OTG. E ultimo ma non per importanza il manuale di installazione e questo utilissimo vetro temperato. E parlando del telaio vi posso dire che questo tablet già al tatto trasuda di potenza. La texture mi piace veramente tanto, anche questo layout bicolor rosso e nero che richiama il rosso del logo del brand, e anche queste linee spigolose danno un aspetto veramente aggressivo. Ma andando più nel dettaglio, nel lato di destra troviamo lo slot per il nano SIM ben protetto da questo gommino protettivo, il regolatore del volume e il tasto d'accensione e di spegnimento. Nella parte inferiore, sempre protetto da questo gommino protettivo, troviamo lo slot tipo C di ricarica, e nella parte posteriore, oltre alle telecamere e il super LED a campeggio, troviamo il doppio speaker, uno a sinistra e l'altro a destra. È chiamato appositamente rugged tablet, rugged appunto perché esprime la cattiveria, la resistenza, dovuto anche al telaio con componenti in metallo che ha superato tutti i test più difficili, l'IP68, l'IP69K e anche il difficilissimo test militare 810H. Lo rendono resistente e praticamente indistruttibile sia all'acqua, alla polvere e alle cadute accidentali. Ma non è tutto, perché anche il display è resistente e dotato della serie 3 della Gorilla Glass, e in più lo potete utilizzare anche in range estremi di temperatura, sia in zone molto fredde o in zone molto calde come nella giornata di oggi che ci sono più di 30 gradi. L'ho lasciato infatti al sole per fargli delle foto e nonostante questo non ho riscontrato problemi di utilizzo né di surriscaldamento. E beccatevi questo mega LED a campeggio potentissimo, e dopo andremo a fare un test di sera. Vi anticipo già la sua potenza, che è di ben 350 lumen. Ed eccomi qua in esterna, sono le 10 passate, per fare il test del LED da campeggio. Come primo parto col LED del cellulare e come luminosità non arriva a più di 1 metro, perché appena provo ad alzare il cellulare praticamente non si vede niente. E ora il momento che stavate aspettando, siete pronti? Beccatevelo, mamma mia, è veramente impressionante. Sto camminando in questa strada ghiaiata di sera senza il LED e con il LED, praticamente è quasi come camminare di giorno. Le telecamere sono un altro punto di forza, con una 64 megapixel posteriore e una 16 megapixel come selfie camera. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo un telaio di 18 cm di larghezza, 27 di altezza, 17 mm di spessore, per un peso totale di 1066 grammi. Belle dimensioni dovute anche a uno schermo maggiore rispetto ai classici 10 pollici, perché infatti questo bellissimo R9 Plus è stato dotato di un 11 pollici, così da vedere ancora più in grande video e serie TV, 2K di risoluzione, e se per caso lo volete utilizzare per guardare serie TV su Prime, Netflix oppure Sky, non vi preoccupate perché supporta il widevine di livello 1. Sto guardando un video in alta risoluzione, per la precisione il classico video della Costa Rica che utilizzo sempre durante i test, e devo dire che nonostante sia un rugged phone per cui il suo focus è più sulla resistenza, non hanno lesinato sulla qualità, e se guardate attentamente anche voi, anche nei particolari non si notano veramente difetti. Riassumendo, questo tablet è un bel mix tra buona qualità, ottimo prezzo e super resistenza. Altro punto di forza è questa super batteria di oltre 20.000 mAh, per la precisione 20.080 mAh, che vi permette di poterlo utilizzare anche per 2-3 giorni lavorativi senza doverlo ricaricare, ed è anche dotato della ricarica inversa, per cui lo potrete anche utilizzare per ricaricare altri device. È compatibile con la SIM 4G, per cui lo potete utilizzare anche per fare chiamate o navigare da fuori casa, e per quanto riguarda il suo cuore pulsante è dotato di un processore Unisoc T7280 che l'ho già testato
utilizzato in altri dispositivi, devo dire che è abbastanza affidabile, non il più performante, ma comunque vi permette di utilizzarlo sempre al massimo anche se utilizzate più applicazioni aperte in contemporanea, capace anche di supportare e di interfacciarsi direttamente con l'intelligenza artificiale di Gemini. E concludo questa carrellata parlando della memoria. Questo tablet ha già di base 8 GB di RAM, ma se non siete contenti potete utilizzare la Memory Expansion per aumentarla ulteriormente di altri 16, arrivando a un totale di ben 24 GB di RAM. E per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, anche qui siamo da top di gamma con 512 GB di memoria. Potete espandere ulteriormente con una micro SD fino a 2 TB. E sempre parlando di prestazioni, vi voglio far vedere la velocità di scorrevolezza. Guardate che spettacolo! Beccatevi anche la velocità delle tendine. Per quanto riguarda le impostazioni, sono le classiche di Android 14. Di particolarità, come vi dicevo, c'è la Memory Expansion in cui potete aumentare o diminuire la RAM del dispositivo, la funzione di accensione e spegnimento automatico, molto utile se volete utilizzare il tablet come sveglia senza lasciarlo acceso tutta la notte, e un'altra caratteristica molto interessante è la modalità di utilizzo quei guanti, che potete anche attivare dalla tendina andando a selezionare Glove Mode. E ora siamo arrivati al test del comparto fotografico. Vi farò vedere un video in alta definizione e delle foto che ho scattato direttamente con questo tablet. Sapete che normalmente i tablet hanno una risoluzione per quanto riguarda le foto inferiore ai cellulari, ma devo dire che è abbastanza compensata in questo R9 Plus, perché sia per quanto riguarda i colori che la nitidezza hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Ovviamente inferiore rispetto a quella posteriore, ma comunque buona per fare videochiamate o anche utilizzarla per selfie la telecamera anteriore. Questi sono alcuni scatti che ho scattato con la selfie camera e devo dire che in altri tablet questa qualità l'ho ritrovata nella telecamera posteriore. E per quanto riguarda i video, potete registrare con una risoluzione massima di 1080 pixel a 30 fps e grazie alla stabilizzazione ACE potete anche registrare video abbastanza stabili anche se camminate, come in questo caso, su un terreno un po' accidentato. E ora siamo pronti per il test dell'impermeabilità. Mamma mia, guardate che spettacolo, ci sono anche i pesciolini che ci vanno sopra, guardate! E ora mi godo un po' questo panorama e fra 10 minuti andremo a vedere se sarà ancora funzionante oppure no. A few moments later. Ed eccomi qua che sto tornando nel punto precedente. Andiamo a ripescare il nostro super tablettone, lo scuotiamo. Beccatevi che effetto super wild con tutta questa acqua e polvere presente sul device, e sempre rimanendo in tema wild lo vado a appoggiare direttamente su queste rocce. Vediamo subito se lo schermo sta funzionando. Sto notando, nonostante gli schizzi d'acqua, che lo schermo e il touch funzionano comunque molto bene, per cui se lo utilizzate anche al mare, in montagna o se per caso lo utilizzerete sotto la pioggia non avrete minimamente nessun problema. E tra l'altro, essendo un tablet ideato e progettato per gli utilizzi estremi, è perfettamente funzionante anche se lo andate a utilizzare coi guanti. E come ciliegina finale andiamo anche a testare la fotocamera subacquea, e quella che vedete è la carrellata di tutte le foto scattate con il tablet immerso nell'acqua. E infine, per quanto riguarda il prezzo, questo R9 Plus viene lanciato in pre-order intorno ai 300-330 euro, e avendo il display da 2K e anche un ottimo comparto fotografico, per quanto mi riguarda è un prezzo che ci sta. Se vi è piaciuta questa recensione, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, e se lo volete acquistare vi ricordo che vi ho lasciato i link per poterlo acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video, e sempre in descrizione troverete gli eventuali codici sconto. Da Luca Tache e da questo R9 Plus è proprio tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.